Francesco, la pausa estiva è finita, dimmi che hai giochi nuovi pronti. Sì, guarda, tutto il materiale qui è pronto. Quello al massimo è uno schermo del master. Ti giuro che è tutto qui dentro, fidati. Cos'è, col caldo si sono ristretti anche i giochi adesso? Bentornati nel forum e soprattutto bentornati dopo la nostra pausa estiva. Riniziamo ora a settembre, iniziando con la trattazione di quelli che sono i titoli che ci siamo procurati al Modena Play o comunque intorno al Modena Play. E visto che siamo appena ritornati appunto dai caldi mesi estivi, direi di iniziare con qualcosa di molto tranquillo. Streben, che è un gioco di ruolo di Giovanni Galli e Niccolò Rossi, che è edito dalla Dungeoneer e distribuito dalla Terra dei Giochi. Ora, come potete vedere, Streben è un gioco molto light, si potrebbe dire, perché questo è lo schermo del master, ma allo stesso modo è l'intero regolamento che vi serve per giocare. Ve lo potete tenere qua davanti mentre giocate e avere tutte le informazioni, meno ovviamente le avventure, ma di questo ne parlerò in seguito, che vi possono servire per portare avanti una partita assolutamente funzionale. A livello di tipologia è un OSR e direi che quello che è scritto qua in uno dei quarti di copertina è una definizione assolutamente perfetta di che cos'è questo gioco e di come si inquadra appunto come OSR. Streben è un gioco di ruolo old school, grim fantasy, post-apocalittico, dove gli uomini combattono per sopravvivere, affidandosi a tutto quello che gli è rimasto. Come potete bene immaginare, questo è perfettamente uno dei modi in cui si può perfettamente riassumere almeno una delle regole degli OSR. Infine, resistere è l'unica salvezza. Dunque, ma un gioco così leggero dal punto di vista sia di spazio sia di regolamento, che cosa prevede? Molto semplicemente noi dovremmo creare il nostro personaggio, tenendo conto che la prima pagina qua è lasciata all'ambientazione, una spiegazione molto veloce dell'ambientazione. Che cosa si intende? Si intende che ci verrà spiegato molto velocemente che cosa è successo nel mondo di Streben. Sostanzialmente questo grande fenomeno apocalittico, probabilmente un meteorite o una cometa, ha oscurato il cielo e colpito un'Europa basso medievale, e questo ha fatto sì che dal nulla iniziassero bene o male a materializzarsi tutte quelle creature orribili, grottesche e demoniache che il folklore aveva sempre ritenuto esistere nelle pieghe della realtà. Un po' una cosa simile a Wesen, solo che qua invece che venir mano a mano fatte estinguere dal progresso che avanza, qui invece si stanno manifestando dal nulla. Questo crea assolutamente un crollo di quella che è la società del tempo. Il Sacro Romano Impero, dove questo gioco è interamente ambientato, crolla fino a che 9 città pesantemente fortificate creano questa sorta di lega con l'intento di rimandare indietro quest'orda di mostri che sta attanagliando i territori dell'impero. Voi siete esattamente i soggetti che lavorano al soldo di questa lega di città. Potete essere eroi fortemente idealisti in quello che stanno facendo, oppure cacciatori di tesori senza scrupoli che affrontano le missioni che gli sono affidate esclusivamente per il desiderio di ottenere più ricchezza possibile, e quindi anche con metodi sostanzialmente non molto morali. Ecco, da questo punto di vista si avvicina bene o male a una descrizione che viene data all'inizio di Forbidden Lands, dicendo che sostanzialmente se voi non volete esserlo non siete gli eroi qua, siete solamente persone da vari percorsi di vita che bene o male sono state o costrette o in qualche modo attirate a fare il lavoro che stanno facendo, potrebbe essere appunto per un ideale, per necessità o per il semplice desiderio di potere e maggiore guadagno. Praticamente OSR è l'acronimo di Ora siete reietti. Esatto, anche perché nella vostra creazione del personaggio potreste decidere di fare un personaggio fortemente incentrato sulla magia, e questo lo renderà un particolare
tipo di reietto, dato che tutti gli utilizzatori di magia riconosciuti sono in un qualche modo marchiati, perché la magia è qualcosa che è venuta fuori nella maniera, diciamo, tipicamente fantasy solo da poco tempo, è ritenuta pericolosa e strettamente collegata agli esseri che sono nati, che si sono manifestati dopo il disastro. Quindi i maghi sostanzialmente non sono mai ben visti e utilizzati come una sorta di armi viventi. Per quanto riguarda la creazione del personaggio è molto semplice, non starò ad andare nel dettaglio, se no potreste quasi giocare a Streben per conto vostro, quindi alcune informazioni non ve le darò ovviamente, ma dovremo distribuire dei punti. 8 punti con un minimo alla caratteristica di 1 e un massimo di 5 fra classiche 3 caratteristiche, corpo, mente e spirito, che determineranno allo stesso modo i punti ferita, i punti magia e i punti fortuna, sostanzialmente il numero di volte che noi possiamo ritirare in una prova. Per le prove che cosa ci servirà? Un semplicissimo D6. Questo è il dado che vi servirà unicamente per tutto il gioco. È un Rolander, tenendo sempre conto che come numero bersaglio avremo il valore della nostra caratteristica. Starà dunque qua al master decidere in quale tipo, anzi, di caratteristica è necessaria per la prova che voi volete portare a compimento. A questo punto voi tirerete il vostro dado e se avete fatto un risultato pari o inferiore al vostro punteggio di caratteristica, la prova sarà riuscita, altrimenti sarà un fallimento. In creazione ci sarà chiesto di scegliere anche un talento tra i pochi in realtà che sono indicati nello schermo del master base, ma immagino che altre piccole espansioni possono dare, ora io ho solo questa sotto mano, ma sono abbastanza sicuro che nelle altre espansioni presenti almeno qualche nuovo talento ci sia. E dovremo determinare il nostro equipaggiamento. Avremo 100 della valuta iniziale che viene chiamata Danarius e potete acquistare quello che vi immaginate: elmi, scudi, armature, spade, lance, archi e così via. Per quanto riguarda invece la magia, semplicemente non ci viene indicata una lista di incantesimi, ma nell'ultima pagina del manuale semplicemente 3 tipologie di magie che possono essere utilizzate a seconda della situazione, di nuovo perché il loro effetto e la prova lo identificherà il tiro del dado sul valore di mente. Possiamo trovare magie istintive, tutte quelle che possiamo sostanzialmente utilizzare in combattimento, magie ritualistiche, che sono l'opposto, vanno utilizzate al di fuori del combattimento, e le magie di ammaleamento, che servono a controllare bene o male la mente o le situazioni a vostro favore. Infine, sempre in questo schermino del master, saranno previste le schede molto rapide, quindi con solo le caratteristiche che vi serviranno per giocare, di alcuni mostri che potreste trovare durante le vostre avventure a Streben. A questo punto, per quanto riguarda i manualetti di espansione, io ne ho uno qua che veniva nel pacchetto base, la strega di Travemunde, che vi accompagnerà sostanzialmente in una piccola avventura. Come vedete sono letteralmente 3 pagine che vi descriverà sostanzialmente il background di questa avventura, cioè sostanzialmente siete stati mandati a cercare una strega, tutti gli eventi che a questo punto si svolgono nel villaggio di Travemunde e intorno, e eventualmente anche gli spunti per descrivere il finale di questa avventura e eventuali mostri specifici per quella che potete là trovare, con le ricompense nel caso riusciate a scovare la strega. Oltre a questo sono disponibili altre piccole avventure che sono vendute separatamente. Devo comunque far notare che di base, data come vi potete immaginare il minimalismo del prodotto, i prezzi sono assolutamente contenuti e vi potete portare via questo pacchetto che io ho tra l'altro a meno di 20 euro, quindi se vi serve qualcosa di rapido e di economico è
direi perfetto, soprattutto se vi piace l'OSR. Da tenere conto però che Streben è anche un gioco da tavolo, si chiama Streben Cacciatore di Tesori, è un dungeon crawl con la stessa ambientazione, sostanzialmente lo stesso mood di Streben gioco di ruolo, quindi se siete fan dell'1 sappiate che esiste anche il gioco di ruolo, mentre se dal gioco di ruolo volete passare al gioco da tavolo potrebbe essere un interessante punto di vicinanza anche a livello di titoli. Cosa devo dire su Streben? È un OSR direi molto classico a livello di temi, ma che ha dalla sua parte l'assoluta facilità di realizzazione di un'avventura. Questo è tutto quello più un dado e le schede che potete fare da voi su 2 fogli di carta o stampare, che vi serve per poter tranquillamente giocare. Come vi potete anche immaginare è anche semplicissimo prepararlo, dato che non serve praticamente nessuna preparazione, e perché no, se non siete sicuri se giocare di ruolo o meno, ma c'è magari la possibilità dove state andando, l'ingombro, come potete vedere, di questo gioco è inesistente. Basta infilare in una qualche borsa insieme a qualche D6 che tutti abbiamo in giro, ed è sostanzialmente il vostro gioco di ruolo da viaggio se state viaggiando con gli amici. Non richiede spazio, veloce da tirare su nel caso ne abbiate necessità, quindi anche e soprattutto se avete la possibilità di giocare di ruolo in maniera assolutamente estemporanea, questo è sicuramente uno dei titoli che vi consiglio da portarvi sempre in borsa, soprattutto di nuovo se l'OSR è una tipologia di gioco che vi piace. E anche per introdurre qualcuno di abbastanza nuovo all'hobby credo che sia perfetto, dato che l'accusa in questo caso di essere particolarmente complesso e richiedere una conoscenza molto forte del gioco non si può muovere sostanzialmente, perché di nuovo la creazione del personaggio richiede veramente minuti e la spiegazione del sistema richiede esclusivamente poche frasi. Quindi molto interessante, bello vedere alcuni di questi titoli che stanno iniziando a venire fuori, che sono letteralmente appunto proprio tascabili. Da far notare anche come sono le stesse persone che hanno fatto Death in the Dungeon, che abbiamo portato tra l'altro un paio di volte. Una volta ne ho parlato io, una volta si è addirittura provato qui sul canale, e sebbene sia sostanzialmente un wargame come core, almeno come tipologia principale, è allo stesso modo un wargame che richiede pochissimo per essere messo su e per essere imparato, quindi è una linea editoriale che si vede molto nei prodotti che stanno continuando a produrre. Bene, spero che vi abbia interessato questa recensione su Streben. Vi invito ad andare a controllare tutti i prodotti dei creatori di questo gioco di ruolo se vi interessa, e eventualmente di mettere mi piace e di condividere questo video. Vi invito anche a passare dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram e anche Telegram se volete fare 2 chiacchiere con noi più in tempo reale sul gioco di ruolo. Ricordo che potete abbonarvi al canale per un prezzo veramente esiguo, per darci la possibilità di portarvi sempre nuovi contenuti, e se preferite invece contenuti più rapidi, anche magari un po' più ironici, perché no, andate a controllare anche il nostro TikTok. Francesco dal Forum Sentenzia, chiudo.